La prima operazione da fare è quella di svuotare l'olio dal motore. Per fare questo mi servirò di una chiave da 17 per aprire il tappo dell'olio e di una bacinella di plastica per raccogliere l'olio. Questa operazione si consiglia di farla a motore caldo in modo che l'olio scorra bene. Il tappo dell'olio si trova in questo punto qua, per cui metto la mia bacinella e svito. L'olio caldo verrà giù molto facilmente, essendo molto liquido. Attenzione a non perdere la guarnizione del tappo e guarnizione. Queste qua le mettiamo da parte. Per facilitare, magari un attimo che ho le mani tutte sporche d'olio. Per facilitare, magari si può anche svitare il tappo di riempimento per permettere all'olio di scorrere meglio. Anche questo tolto. Vedete che sta ancora scendendo. E aspettiamo un po' finché il motore non è completamente vuoto. Mentre il motore sta sgocciolando olio, noi possiamo passare dall'altra parte e incominciare a svuotare la ruota di scorta. Il nostro obiettivo è quello di togliere il tamburo della ruota posteriore, però per accedere facilmente a quest'area posteriore avremo bisogno di levare un po' di cose da qua. Per levare la ruota di scorta io mi avvalgo di una chiave a cricchetto del 13. Ecco, questa moto per esempio c'è il parastruzzo sulla ruota posteriore, sulla ruota di scorta, però non tutte ce l'hanno, per cui qui potrebbe esserci semplicemente un dado. Sgancio l'antifurto e libero bene i dadi. Uno. Due. Via le rondelline. Con attenzione scalzo la ruota di scorta. L'antifurto lo posso per semplicità legare di nuovo con la sua cinghia. Ok, così non mi intralcia. Togliamo il tappo. Sotto il tappo raddrizzo la coppiglia, raddrizzo i gambi della coppiglia. Con l'aiuto di una pinza. Ed estraggo il fermadado. Questo dado che c'è qua sotto è molto duro da togliere, per cui io ho elaborato una tecnica molto particolare. Mi avvarrò di una chiave con una leva abbastanza lunga. In questo caso ho una mia chiave dinamometrica che è una chiave molto economica, per cui posso anche non aver paura di sforzare. Il bussolotto da 24 e la tecnica è la seguente: salgo sulla moto in questa maniera con il piede
sinistro premo il freno e sporgendomi dal retro della moto do dei colpi abbastanza decisi. Dicesi Kamasutra motociclistico. Per sollevare la ruota mi servirò di questo crick. Lo vado ad appoggiare sul telaio posteriore e lo sollevo. Molti sfruttano anche un altro punto di sollevamento, che è questo, che è il perno inferiore del che è il supporto, la parte inferiore del supporto che regge l'ammortizzatore, in modo da sollevare la moto da qua. È uguale. Io francamente penso che sia più comodo questo. Vedo la moto che incomincia a sollevarsi. È sollevata, perfetto. A questo punto possiamo passare a sfilare la ruota. Tolgo un po' di ferri e rondellone che metto da parte e tolgo la ruota posteriore con tutto il mozzo, rivelando finalmente qualcosa di veramente interessante. Allora, adesso devo togliere le ganasce del freno posteriore. Queste della LML 200 sono molto più facili secondo me da togliere di quelle della Vespa, perché basta afferrare in questa maniera e si tolgono. Eccole qua. A questo punto cacciavite per svitare. Una. Due. Tre viti. E si toglie questo piccolo carterino. Dietro il carter potrebbe rimanere incastrato un o-ring, comunque qui di o-ring ce ne sono tre, 1, 2 e 3. Anche questi li mettiamo da parte. A questo punto non ci rimane che allentare il freno, allentare la frizione, anzi togliere proprio il filo del freno, togliere il filo della frizione e aprire il motore. Allora, intanto vediamo che il motore sta ancora partendo qualche gocciolina e noi passiamo a togliere il filo della frizione. Allora, per togliere il filo della frizione bisogna sganciare questa molla, tanto che questa molla è tenuta da questa piastrina con questo dado, tanto che devo lo stesso togliere i dadi, forse è meglio toglierlo subito.
voilà, tanto andava tolta comunque. E poi qui con estrema pazienza prendo una chiave del 7 e una dell'8 e apro questo registrino. Voilà, aperto. A questo punto il filo si può tranquillamente sfilare tutto. Invece per quanto riguarda il freno posteriore è veramente semplice, basta una chiave da 13, eccolo, basta una chiave, diciamo che basterebbero 2 chiavi da 13 se uno facesse le cose dal lato giusto. Andiamo dall'altro lato. Ok, siamo dall'altro lato, basta, come dicevo prima, davvero essere dal lato giusto per allentare questo dado. E liberare il nostro freno. Definitivamente blocco motore. C'è bisogno di rimuovere, diciamo, il filtro dell'aria. Queste 2 viti tengono, oltre che chiuso il coperchio, anche il filtro dell'aria, per cui si sposta leggermente no, allora in questo caso dobbiamo andare dall'altra parte della moto a allentare questo pezzo, e questo è il pezzo che mi sta tenendo fermo il filtro, per cui questo collettore provvedo a svitare questa fascetta e sganciare il collettore dal carburatore. Vediamo se con una mano sola è un'operazione facile da fare, ma sì, ce l'abbiamo fatta. Ok, per cui abbiamo sganciato il collettore dal carburatore. Ok, torniamo di là. Ok, adesso si spera no, sbaglio, c'è ancora una vite che lo tiene ed è penso ok, ed è quella vite là, questa qua giù. Allora, chiave da 10, la tubo e la levo. Allora,
adesso finalmente il nostro filtro si può spostare e muovere anche in posizioni molto più comode. Allora, per togliere il blocco motore io di solito lo afferro per qua e dolcemente con un martellino di gomma do qualche colpetto per sfilarlo. Naturalmente mi assicuro prima di aver tolto tutte le viti e tutti i dadi e cominciamo. E ora qua ci abbiamo fatto. Naturalmente questo filtro è sempre molto simpatico da togliere e non sta per nulla in mezzo alle scatole. Voilà, ta-da! Finalmente ecco la nostra frizione. Le 4 molle incriminate si trovano qua sotto e naturalmente c'è anche questo cuscinetto che mi piacerebbe cambiare. Allora, chiave da 10. Naturalmente non basta girare così, per cui devo inserire una marcia. Ok, per inserire una marcia basta girare questo albero e nel frattempo agire sulla manopola del cambio. Ok, vediamo che si aprono molto facilmente. Eccole qua le molle, 1, 2, 3 e 4. Sono queste 4 che andremo a cambiare. Allora, il discorsetto sui cuscinetti. Sopra c'era montato questo cuscinetto che si può rimuovere con molta semplicità in questa maniera. Non so se si nota, però il cuscinetto vedete che qui ha la parte interna a filo con in pratica l'anello interno a filo con l'anello esterno, mentre dall'altra parte l'anello interno è molto più rientrato dell'anello esterno. Dov'è la telecamera? Qua l'obiettivo, ok. Non so se si nota da un lato e dall'altro. Però una volta inserito bisogna fare attenzione che la parte con l'anello interno più rientrata rispetto all'anello esterno sia quella che dà verso l'esterno della frizione, cioè andrà montata in questa maniera, così. Mi raccomando, quando sostituite non fate l'errore di mettere la parte a filo così, perché se no vi rimarrebbe la frizione sempre premuta. Questo modello di cuscinetto francamente io non sono più riuscito a trovarlo, però ho trovato quest'altro modello di cuscinetto che è molto
simile, cioè in pratica il diametro esterno è uguale, il diametro interno anche è uguale, ciò che non è uguale è l'altezza, però notiamo che quello che ci interessa in fondo è l'altezza esterna, cioè io se vado a misurare da qua a qua, e lo faccio semplicemente con il calibro, mi dà circa, vediamo, 8 mm e 4, magari ho misurato anche male, questo qui è 8 e 2, 8 e 2, 8 e 4, comunque siamo più o meno lì, per cui questo cuscinetto, il cui codice io non sono riuscito a trovare neanche sui cataloghi dell'SKF, che si chiama BB1 4746 e c'è scritto SKF, si può rimpiazzare con quest'altro cuscinetto, che è sempre un cuscinetto dal diametro esterno 35, diametro interno 17 e spessore 8, ed è l'SKF 16003, per cui questo qui non ha problemi, può essere inserito sia in questa maniera che in quest'altra maniera. Per quanto riguarda invece le molle, vorrei farvi confrontare. Da questa parte qua abbiamo una molla, quella che mi dava problemi sulla frizione, quella che faceva fare il classico saltello, e da questa parte abbiamo una molla rinforzata. Vediamo che ha un buon millimetro, anche 1,5 mm in più di lunghezza. Difatti questa qui vado a misurarla ed è 32 mm, quando il manuale di servizio della LML mi dice che il limite inferiore è 32,6, invece questa qui è un po' difficile da misurare, per cui siamo circa 34 mm, per cui sostituiamo queste 4 molle corte con 4 molle più lunghe. Operazione di rimontaggio: molla, 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 piattello con il cuscinetto nuovo, andiamo a tentare di mordere qualche filetto su questa vite. Qualche filetto su quest'altra. Passiamo a stringerla in maniera uniforme. Per stringerla, allora, 1, 2, 3, 4. Ok, che siamo chiusi.
E adesso devo rimontare il coperchio. Ok. Rimettiamo le viti. Per rimontare le ganasce del freno posteriore io tengo le due ganasce unite dalle loro molle e procedo in questa maniera. Posiziono la ganascia inferiore e la ganascia superiore. È una manovra che purtroppo richiede un po' di destrezza. Allora, ganasce unite, posiziono quella inferiore e tenendole tirate quella superiore la faccio scavallare. Ci va un attimo di pratica, però è molto semplice come operazione. Per serrare il freno posteriore io di solito chiudo completamente il registro in modo da poterlo utilizzare poi come tendifilo e ho già provveduto a incalzare il filo, chiave da 13, tenendo il freno premuto leggermente molto semplicemente serro un po' e faccio passare il filo in questo cavallotto. A questo punto posso procedere a tirare il registro un po', comunque un qualcosa che va registrato anche anche dopo aver provato un po' come frena il mezzo. Comunque una prima tiratina standard la do quasi sempre, giusto per assicurarmi, giusto per tendere un po' il cavo, e mando in battuta il dado di blocco. Tanto, come ripeto, è un'operazione che andrà poi ripetuta dopo aver provato come freno il mezzo. Per fare questa operazione ho utilizzato una chiave da 11. Rimonto adesso la ruota posteriore. Molto semplice, la moto è sollevata, procedo a rimontare il tamburo con la ruota tutto insieme, posiziono la rondella, il dado,
e comincio utilizzando la chiave, comincio a serrare. La marcia in questo caso è inserita, per cui posso già dare una prima stretta. Allora, sul libretto sul manuale di manutenzione di officina della LML non c'è scritto niente, però prendo i valori che ci sono scritti sul manuale della Vespa per impostare la mia chiave dinamometrica. Io adesso qui è impostato un 80-85 newton metro, circa 8 kg e mezzo, e vediamo se riesco a far scattare la chiave. No, purtroppo è più forte la compressione, cioè è più forte la chiave riesco a vincere la compressione. Allora faccio una cosa, abbasso la moto in modo da sfruttare l'attrito della ruota. Infatti ho rimosso il cavalletto, sfrutto adesso l'attrito della ruota e ci metto anche un piede sopra per... finalmente sono riuscito a serrare. A questo punto metto il cappuccetto di blocco e la spina, che in questo momento non trovo, per cui ne vado a prendere una nuova. In realtà non è una spina, in realtà è una copiglia. Questa qui purtroppo è un po' massacrata da 100 smontaggi e rimontaggi, per cui ne ho comprate un po' di nuove. Queste per esempio sono molto lunghe rispetto alla sua originale, però basta tagliarle a misura con un seghetto e ne abbiamo una identica. La vado a posizionare e con una pinza piego i gambi in modo da creare un sistema anti-svitamento. Infatti è pensato proprio per questo sistema, per evitare che il dado che tiene la ruota posteriore possa svitarsi. E infine il cappuccio. Siamo finalmente arrivati al momento in cui possiamo riempire di nuovo il motore d'olio. Io ho piazzato già l'imbuto e ho preparato e ho pronto 1 chilo d'olio. È olio per 4 tempi e ha una degradazione 10V50. Chiave da 17, controllo che il tappo qua sotto dell'olio sia ben serrato e procedo a riempire con l'olio. Allora, procedo a versare l'olio dentro l'imbuto. Di tanto in tanto controllo anche il livello dell'olio. Questa confezione ha qui una striscia che permette il controllo del livello. Adesso ne ho messo poco più di mezzo litro. Diciamo che nel motore ce ne va quasi 1 litro, 0,85, 0,90, per cui ne metto un po', aspetto che scenda. Ne metto ancora un po'
Questo è un olio abbastanza liquido anche alla basse temperature, per cui non c'è problema, scorre abbastanza velocemente. Ci siamo quasi. Ne ho messo 0,8 litri. Questo pochino che rimane lo teniamo per gli eventuali rabbocchi, per cui tappo la confezione e la metto via e la metto sullo scaffale. E finalmente abbiamo atteso che l'olio scendesse, per cui posso togliere l'imbuto e utilizzare il tappo per andare a riverificare il livello dell'olio. Sul tappo ci sono due tacche, questa e questa, non so se si riesce ad apprezzare, però, e il livello deve essere a metà, per cui sto attento che l'asta sia pulita e la vado a posizionare così, senza avvitarla, la tiro fuori e vedo che il livello è poco più su della metà, per cui direi di non esagerare, va bene così il livello. Poi lo ricontrolleremo dopo i primi giri. Evito il tappo. Operazioni conclusive, il montaggio della ruota di scorta. Ok, un'ultimissima cosa. Questa bacinella piena di olio esausto che abbiamo tirato fuori dal motore, mi raccomando, va smaltita. Per smaltirla io uso di solito il centro ecologico, per cui basta andare con un contenitore pieno d'olio esausto e dire: me lo smaltite per favore, mi raccomando, non buttate questa roba nel tombino, nel lavandino, nel cesso, perché è velenosa per l'ambiente, inquina da morire. Detto questo, vi ringrazio e vi saluto.